Benvenuti alla prima guida sulla stagione 2 di Diablo 4, dedicata principalmente ai poteri vampirici. Questa nuova meccanica è la prima cosa che incontreremo nella seconda stagione, chiamata Sangue dei Vampiri. Devo dire che al momento hanno facilitato molto il gioco, sia per quanto riguarda l'esperienza nel crescere con i livelli, sia per il drop rate. Quindi mi sto divertendo molto a giocare a Diablo 4 in questo momento, ma bando alle ciance, iniziamo subito. Dunque, ora concentriamoci sui poteri vampirici. Appena iniziate la stagione, seguite immediatamente la storia specifica della stagione per sbloccare la nuova interfaccia dei poteri vampirici. Ovviamente per poter seguire questa stagione, queste quest che sono appartenenti alla nuova stagione, dovete trovare le quest, quelle con la fogliolina verde. Come vi dicevo, c'è una nuova interfaccia che vi permette di sbloccare vari poteri utilizzando il sangue potente che andrete a accumulare. Quindi vedete che all'interno dell'inventario è stato aggiunto questo slot dove qui troviamo tutti i nostri poteri vampirici. Ovviamente poi dovremmo sceglierne 5 da andare a inserire sopra nella ruota principale che vedete qui in alto. Adesso poi vi spiegherò come andare a sbloccare tutti i poteri e come spendere il sangue per andarli ad upgradare. Ogni potere dei vampiri può raggiungere fino il livello 3, quindi inizierete con l'1 e poi potrete arrivare fino al 3. Dovrete andare, come sto facendo in questo momento, a spendere il sangue il più possibile. In questa maniera andrete ad aumentare, vedete, l'esperienza, quindi i punti esperienza di ogni potere da 1 passerà a 2 fino al massimo di livello 3. Ogni volta che andate a spendere 25 di questo sangue potente otterrete 3 opzioni di poteri vampirici da poter selezionare. È possibile sbloccare ulteriori poteri spendendo punti esperienza guadagnati usando nuovamente il sangue potente. Come vi dicevo, i poteri vampirici possono essere portati fino al livello 3 e poi dovete andarne a scegliere 5 da inserire sulla ruota superiore. Quello che c'è anche di nuovo, di novità, sono alcuni oggetti che sono questi qui, che vengono chiamati patti. Questi patti vanno inseriti all'interno della nostra armatura, quindi tutti i vari pezzi della nostra armatura. Ogni pezzo della nostra armatura può avere un numero di patti variabile a seconda della nostra build. Come potete vedere sono indicati qua, tipo qui ce n'è uno, qui ne ha 3 e così via. Ci possono capitare anche poi delle armature, quindi dei pezzi di armatura con già presenti dei patti, e se noi li vogliamo andare a cancellare completamente perché andarli a inserire di nuovi, dobbiamo utilizzare questo acido purificatore che si droppa facilmente e poi vedremo come andare a droppare tutta questa roba. Ora andiamo alla parte più interessante e attiva di tutta questa videoguida, ossia come andare a trovare tutti questi oggetti e quindi anche il sangue. Allora, vedete che sulla mappa è nata una nuova zona di colore verde. Quindi questa zona servirà per andare a accumulare sangue potente e ottenere i consumabili. Vi suggerisco quindi di andare a partecipare a tutte le attività di raccolta del sangue in quest'area verde, che è veramente piena zeppa di vampiri, eventi e sussurri. Questa attività offre un'eccellente esperienza e permette di ottenere molti oggetti. Quindi vi raccomando di, fin dall'inizio, di iniziare subito a frequentare, tra virgolette, questa zona, in modo da accumulare sangue potente necessario per andare a sbloccare poteri e patti. Dunque è molto simile alla marea che c'era prima, che era rossa. Questa volta troviamo delle zone che vanno a cambiare a secondo
del tempo di colore verde. Qui ragazzi veramente ci dovete vivere tra virgolette, perché comunque è una zona dove andate ad accumulare esperienza, i poteri come vi dicevo, sangue eccetera, le chiavi che sono queste qui in alto a destra vicino alla minimappa, dopo ne parlerò, e anche drop di oggetti leggendari, quindi e anche tanta esperienza. Quindi praticamente in questa zona, farmando qui, si ottiene un po' tutto quello che ci serve per iniziare e andare avanti nel gioco, e anche soldi, va? Perché no? Quindi andando a farmare in questa zona un po' tutto quello che c'è, andiamo ad accumulare velocemente sia il sangue e anche i patti, che poi ci serviranno per andare poi anche a migliorare nell'endgame il nostro equipaggiamento. Comunque vi consiglio di andare a inserire poi i patti all'interno dell'equipaggiamento dopo livello 50-60, non prima, perché comunque si vanno a cambiare i pezzi talmente velocemente che non è il caso di andarli a sprecare. Quindi teneteli per il livello 60 e superiore. In città, se avete notato, è nata una nuova bacheca, si chiama il Plauso dei Cacciatori. Qui avete in alto, se vedete, una striscia dell'esperienza. Ovviamente più attività farete, più mob andrete, mostri, a uccidere in quella zona verde, mano a mano salirà la vostra esperienza e potete andare a sbloccare tutti questi premi che ci sono. Oltre ai premi che sono elencati qua nella bacheca, è molto importante andare a aumentare l'esperienza, perché ci sono soltanto 2 glifi che li trovate soltanto all'interno di questo plauso da poter sbloccare, quindi molto importanti. Quindi come vi dicevo, è molto importante andare a fare tutte le attività all'interno della Marea Verde. Dunque, la bacheca vi dà, oltre ai 2 glifi che sono importanti, equipaggiamento, che possono essere degli anelli, delle armi oppure delle cassette dove trovate diverse cose. Vi suggerisco perlomeno di arrivare al livello tot per riuscire almeno a sbloccare i 2 glifi, che sono l'unico modo per poterli sbloccare lì dentro all'interno di questa bacheca. All'interno della Marea Verde potete trovare anche delle casse che possono essere aperte solamente utilizzando delle chiavi. Le chiavi le ottenete facendo tutte le missioni qui all'interno della zona verde, e vedete che le trovate qui in alto a destra vicino alla minimappa, il numero di chiavi che possedete. Queste casse è importante andarle a aprire, perché oltre a pezzi di equipaggiamento e anche leggendari a volte ci danno i famosi patti di cui abbiamo parlato prima. Queste casse poi ci forniscono anche le esche del sangue, che le trovate qui in alto. Queste esche, a differenza delle braci, mi pare che si chiamavano così, che c'erano prima nelle altre tipi di maree, non scadono mai. Questo perché le raccolte di sangue sono sempre attive, anche se comunque vanno a cambiare di regione in regione ogni ora circa. Quindi con questo nuovo metodo, ogni volta che le andrete a raccogliere ed accumulare, non le andrete mai a perdere. Dunque, queste esche le possiamo andare a utilizzare qui sull'altare sanguigno. Praticamente una volta che arriviamo sul posto, dobbiamo andare a inserire, in questo caso questo più piccolo, 15 esche del sangue. Una volta che abbiamo fatto la nostra offerta, uscirà un gruppo di mob, soprattutto elite. Quindi questo ci servirà per andare a fare anche molta più esperienza. È importante andare a spendere queste esche e quindi andare a attivare queste nuove attività, perché questi elite al 100% ci forniranno le chiavi per andare a prendere le casse, e ne abbiamo parlato prima. Fare questo tipo di attività è molto importante, perché va a azionare una catena, perché andare a fare, cioè andare a inserire le esche dentro questi piccoli altari, c'è uno piccolo che vi consumerà 15 esche e uno più grande con 3 colonnine, dove vi chiederà 50 esche per colonna, quindi un totale di 150. Insomma, dicevo, fare queste attività ci permette di
andare a trovare e aumentare le nostre chiavi. Le chiavi ci servono per andare a aprire le casse sparse per lavare zone verdi, e queste casse ci danno al 100% i patti. Quindi con questa catena riusciamo a fare un po' tutto. Come vi dicevo, ci sono le offerte, quelle piccoline da 15, ma ci sono anche queste qui da 50. Vedete che vanno attivate tutte e tre le colonne, e quindi andremo a spendere 150 esche. Però perché è importante andare a fare queste? Cioè ci richiedono più risorse, ma ci daranno anche più premi. Infatti usciranno 3 mini boss dove comunque ci daranno tantissimi leggendari. Ripilogando, per iniziare questa nuova stagione dobbiamo andare a accumulare un po' tutti questi patti e poteri dei vampiri. Quindi andiamo a fare questa attività, sblocchiamo tutti i nostri poteri e poi andiamo a controllare la nostra build e verifichiamo quali sono più consigliati da andare a inserire dentro la nostra armatura. Dunque, allora, questo per quanto riguarda un po' il tutto per quanto riguarda l'equipaggiamento. Poi andremo più nello specifico magari a vedere nel dettaglio come andarli a utilizzare. Per oggi è tutto, ragazzi, vi ringrazio per la visione. Come sempre, per ringraziarmi di questa video guida, mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti e alla prossima!